Ciao a tutti, siamo quelli di Gaze. Piano piano, un passetto alla volta, cerchiamo di iniziare ad introdurci nel mondo dello stato di coscienza alterata, meglio noto come rilassamento profondo, meglio noto come ipnosi. Stiamo cercando di fare un cammino lento ma graduale e importante che ci porterà ad essere persino interattivi in un mezzo che interattivo non sarebbe, e cioè stiamo provando a approfondire una forma di cultura, una forma di utilizzo del cervello e delle facoltà umane per poter poi, insieme a voi, quando saremo abbastanza per farlo, per mettere in concreto, mettere in pratica quello che ci stiamo raccontando. Nell'ultimo video abbiamo parlato brevemente della concretezza con la quale lo stato di coscienza alterata, o meglio rilassamento profondo, anche in fase superficiale, possa essere efficacemente utilizzato nell'ambito delle dipendenze. Per dipendenze con gradazioni diverse intendiamo sostanzialmente il fumo, la droga, l'alcol, ma anche ogni comportamento comunque problematico, dal tic alla convinzione, alla convinzione errata che ad esempio il gas sia aperto. Quindi tutto ciò che deriva da una serie di comportamenti stratificati e a volte persino dannosi può essere affrontato efficacemente proprio con il rilassamento profondo. Le tecniche sono molte, le tecniche sono diverse, esistono tecniche, come abbiamo detto in altri video, autoritarie e tecniche indirette. Nella forma migliore, a mio avviso, più lenta ma migliore, le tecniche indirette sono quelle che vanno privilegiate. La tecnica indiretta, dove addirittura potremmo dire che non esiste tecnica, quindi quelle che sotto un titolo potremmo definire ericksoniane, dal nome dello psichiatra che innova la materia, sono metodologie che praticamente tendono a trasformare qualsiasi forma di ipnosi in autoipnosi. Dunque l'operatore è semplicemente colui il quale facilita l'accesso ad alcune prerogative. Per quanto riguarda le dipendenze principali, inizierei dal fumo. Molti si rivolgono a tantissime, diversissime tipologie di ausilio per diminuire o smettere di fumare. L'utilizzo del rilassamento profondo può, e questo ve lo dico per esperienza personale, andare da una metodologia autoritaria al massimo fino a una metodologia lenta ma efficientissima. Quella autoritaria al massimo è una metodologia che permette, e ve lo dico per esperienza personale, quindi non è un racconto per sentito dire, permette addirittura di rendere visibile e concreto il danno che fa il fumo, facendo in modo che dall'interno dei bronchi del soggetto fuoriesca una parte del catrame che si accumula, del catrame o delle sostanze comunque legate al fumo, che si accumula nell'apparato respiratorio. È chiaro che qualora qualcuno, sottoponendosi ad una metodologia del genere,
sentisse improvvisamente dell'amaro in bocca e, scusate il termine, sputasse nero, vi garantisco che la paura sarebbe immediata e forte, e spesso è una paura che convince a diminuire, se non smettere immediatamente, l'uso della sigaretta. Metodologie meno, diciamo, autoritarie e più legate alla necessità del fumo. Per molti non va dimenticato che il fumo è un piacere, o quantomeno inizia con una quota di piacere. È una forma di autoipnosi in cui l'operatore insegna al fumatore come entrare in uno stato di rilassamento automatico, da solo, uno stato che raggiungerà 2, 3, 4, 5 volte al giorno, uno stato in cui automaticamente si darà degli obiettivi, degli ordini, si ripeterà addirittura a livello inconscio quanto sia devastante o fastidioso o limitante l'utilizzo del tabacco a certi livelli. Secondo me, parlando del fumo, l'obiettivo dovrebbe essere qualcosa che sta a metà, in mezzo, e cioè cercare di salvaguardare la quota di piacere, che comunque è sempre qualcosa per cui vale la pena vivere, ed eliminare tutto ciò che è abuso o eccesso. Dunque, il rilassamento profondo potrebbe essere, soprattutto nella sua forma non autoritaria, indiretta, lo strumento per ricondurre il fumatore a lasciare solo la quota di sigarette che potrebbero essere ascrivibili al piacere, dopo pranzo piuttosto che dopo qualcosa di bello. Per oggi vi saluto, al prossimo video parleremo di dipendenze più invalidanti, addirittura come l'alcol o la droga, diciamo più immediatamente invalidanti, perché poi anche il fumo ha le sue conseguenze. Ciao a tutti e al prossimo video.